Benvenuti in questo nuovo viaggio dedicato al misterioso mondo della massoneria. Un termine che deriva dal francese macon, ossia muratore, e che ci porta subito alle antiche corporazioni dei costruttori di cattedrali e palazzi. Nel corso dei secoli, queste confraternite di artigiani si sono evolute in vere e proprie società segrete, ricche di rituali e simboli che affascinano milioni di persone ancora oggi. Se vi siete persi la simbologia della massoneria, vi invito a guardare questo video precedente. Se invece volete scoprire in che modo questo movimento abbia influenzato la storia e la cultura di diversi paesi, continuate a seguirci. Prima di iniziare, però, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi nessuno dei prossimi contenuti. Per noi è un gesto molto apprezzato che ci stimola a fare sempre meglio. Ora mettetevi comodi ed iniziamo questo affascinante viaggio. La massoneria è un argomento complesso e dibattuto anche tra gli stessi massoni. Le credenze, i miti e le leggende, pur basati su eventi reali, si scontrano talvolta con prove storiche ed empiriche. Iniziamo esplorando le origini della massoneria. Secondo un opuscolo massonico anonimo intitolato Hacking Boas, l'origine della massoneria è nota solo ai massoni stessi. Non esiste una teoria ufficiale e le opinioni divergono anche tra studiosi e autorità massoniche. Ad esempio, il rinomato storico massonico Albert Gallatin Mackay afferma che l'origine della massoneria è una delle questioni più dibattute nella letteratura massonica. All'interno delle logge si trovano divergenze d'opinione sulle teorie riguardanti segni, simboli e figure dell'uomo primitivo. Alcuni studiosi, come Albert Churchward, un massone del 30° grado, osservano che le teorie sull'origine della massoneria sono molte e spesso contraddittorie, variando secondo i riti e i rituali dei diversi gradi. Fino ad oggi, tutte le teorie rimangono ipotesi rispettabili e logiche, ma prive di prove concrete. In mancanza di un'origine universalmente riconosciuta, il dibattito è aperto anche alla speculazione laica. Secondo l'enciclopedia massonica di Kenneth Mackenzie, ci sono almeno una decina di teorie sull'origine della massoneria, che spaziano dai misteri pagani alla costruzione del Tempio di Salomone, dai Cavalieri Templari ai Rosacroce del XVI secolo. Tuttavia, la massoneria moderna appare come una fusione di due tradizioni: la massoneria operativa, cioè le corporazioni medievali di costruttori, e la speculativa, basata su verità filosofiche ereditate da antiche tradizioni segrete. Secondo il conte Goblet d'Alviella, la massoneria è il frutto dell'unione tra le corporazioni medievali e un gruppo di adepti filosofici, con le prime che fornirono la forma e le seconde lo spirito. Esaminando la storia delle corporazioni di scalpellini, si risale fino ai tempi cristiani, con testimonianze verificabili nei Romani e nei primi cristiani, che fondarono scuole di architetti. Molte figure storiche, come Alfredo il grande re di Wessex e Edwin, re di Northumbria, furono mecenati di queste corporazioni, che occupavano una posizione privilegiata nella società medievale. Alcuni sostengono che York in Inghilterra o Melrose in Scozia siano stati i primi centri massonici, ma mancano prove documentali. Tuttavia, durante il periodo gotico e templare, si iniziano a trovare simboli e valori numerologici nascosti nelle costruzioni, come cattedrali e moschee, collegati a un'antica tradizione segreta. Le corporazioni medievali di costruttori, che custodivano gelosamente le loro tecniche, si distinsero per la costruzione di magnifiche cattedrali, ottenendo privilegi e influenze. Nel XVII secolo la massoneria si trasformò. Elias Ashmole, astrologo e alchimista, racconta di essere stato iniziato come massone nel 1646 e nel 1703 la Loggia di San Paolo a Londra decise di estendere i privilegi della massoneria a uomini di diverse professioni. Con la fondazione della Gran Loggia nel 1717 inizia la storia ufficiale della massoneria moderna. Alcuni scettici ritengono che il sistema massonico sia stato inventato nel 1717
ma prove come il diario di Ashmole dimostrano che cerimonie massoniche esistevano da almeno un secolo prima. Molti scrittori massonici attribuiscono la genealogia della tradizione massonica ai primi cabalisti, dichiarando che discendeva da Adamo e dai patriarchi dell'umanità attraverso egiziani, caldei, persiani e greci. Albert Churchward ha sottolineato l'importanza dell'elemento speculativo egiziano nella massoneria, affermando che i fratelli non comprenderanno mai l'origine dei loro principi finché non studieranno i misteri del passato. Egli ritiene che la tradizione massonica abbia radici nei misteri religiosi praticati da druidi, sufi, saggi della Persia e caldei. Alcuni massoni riconoscono l'influenza della Cabala ebraica nella massoneria, come dimostrano simboli come la stella di David, l'albero della vita e le colonne del Tempio di Salomone. La leggenda di Hiram Abif, un architetto che contribuì alla costruzione del Tempio di Salomone, è centrale nella tradizione massonica e potrebbe essere un'allegoria di antichi culti esoterici. Secondo l'enciclopedia ebraica, la storia di Hiram potrebbe derivare da leggende rabbiniche, ma la teoria preferita è quella templare, secondo cui i muratori che lavorarono al Tempio di Salomone si dispersero, portando le loro tradizioni in Europa. Le corporazioni medievali, come quelle lombarde, avrebbero ereditato questi segreti. Tuttavia, prima delle crociate, le corporazioni massoniche non includevano elementi cabalistici o mistici, che vennero introdotti nel XIV secolo. Durante le crociate, la conoscenza segreta fu portata in Occidente e il simbolismo cabalistico influenzò profondamente la massoneria. Esistono diverse tradizioni che confluiscono nella massoneria moderna: la tradizione mesopotamica trasmessa ai greci, la tradizione ebraica compatibile con il cristianesimo gnostico, il misticismo islamico e una tradizione tardiva, mescolata a superstizioni e leggende anticristiane. Questi elementi, introdotti durante le crociate, sembrano appartenere alla tradizione cabalistica ebraica, ben nota agli Esseni e alle sette gnostiche. Le somiglianze tra la massoneria e gli Esseni sono sorprendenti, includendo giuramenti di segretezza, l'uso del grembiule e simboli massonici. La massoneria moderna, sebbene influenzata da diverse tradizioni, si basa fortemente sulla leggenda salomonica e sull'antica tradizione segreta, che continua a suscitare dibattiti e fascino tra storici ed adepti. La relazione tra templari e massoneria rappresenta una delle teorie più affascinanti sulle origini della massoneria moderna. I templari, con il loro accesso privilegiato ai saperi orientali durante le crociate, avrebbero introdotto elementi mistici e segreti nelle corporazioni dei costruttori europei, influenzando profondamente la nascita della massoneria. Dal XII al XIV secolo, le cattedrali gotiche, finanziate e progettate dai Templari, si caratterizzarono per tecniche innovative, simboli numerologici e strutture esoteriche. Dopo la soppressione dell'ordine, i Templari superstiti trovarono rifugio in Scozia, dove si allearono con confraternite di muratori. Si narra che durante la persecuzione del 1314, alcuni cavalieri, guidati da un certo Montagu, giurarono vendetta contro i loro nemici, preservando il segreto dell'ordine. Questi sopravvissuti, protetti da Robert Bruce, avrebbero influenzato le tradizioni massoniche scozzesi, portando ad un'unione tra i Templari e le corporazioni dei costruttori. Questo legame si riflette nel sistema massonico di gradi e rituali, che richiamano l'organizzazione ismailita e i segreti geometrici delle logge del Cairo. L'eredità dei Templari è evidente nei simboli massonici, come la stella fiammeggiante, la croce di Tau e i motivi numerologici delle cattedrali gotiche. Tuttavia, la connessione tra Templari e massoneria è controversa. Alcuni storici sostengono che i Templari abbiano introdotto una dottrina segreta con interpretazioni cristiane e anticristiane, mentre altri ritengono che l'influenza templare sia stata esagerata. Nonostante i dibattiti, molti simboli e tradizioni massoniche
indicano una continuità con l'ordine dei Templari, compresa l'adozione dei Santi Giovanni come protettori dell'ordine. Questo complesso intreccio di storia e leggenda suggerisce che la massoneria moderna sia il risultato di una fusione tra elementi mistici, simboli esoterici e tradizioni operative dei costruttori medievali. Benché la massoneria moderna prenda avvio ufficialmente a Londra nel 1717, l'istituzione iniziò a diffondersi in tanti altri paesi, sia in Europa sia nelle Americhe. Nel corso del tempo, ogni nazione ha sviluppato la propria Gran Loggia o potenza massonica, che però riconosce sempre come origine storica quella inglese. La Confederazione Massonica Interamericana è nata nel 1947 con l'intento di far dialogare tutte le maggiori grandi logge dell'area iberoamericana e non solo, in modo coordinato e più stretto. Il Grande Oriente d'Italia fa parte di questa confederazione e conta circa 400.000 aderenti. In origine, la massoneria era un'entità molto riservata. Nel tempo, l'idea di segretezza ha iniziato a cedere il passo ad un maggior desiderio di trasparenza e di riconoscimento pubblico, specie nei paesi in cui la libertà di associazione si è consolidata. Inoltre, gli ideali di filantropia e progresso, molto forti in epoca illuministica, si sono adattati ai cambiamenti politici e sociali delle varie nazioni, passando dall'influenza sulle corti reali ad una presenza più diffusa, ma spesso più silenziosa, nella società civile. Oggi molte logge presentano iniziative benefiche e culturali alla luce del sole, pur rimanendo saldi alcuni rituali e tradizioni che costituiscono il nucleo dell'esperienza massonica. E voi cosa pensate della massoneria? A vostro avviso, la massoneria ha intenti positivi? E ancora, perché i massoni sono filantropi? E come si diventa massone? Di cosa si occupa la massoneria e quale ruolo ha avuto in passato e a tutt'oggi in Italia ed in altri paesi? È innegabile che, almeno nelle intenzioni, la massoneria abbia sempre aspirato a valori di solidarietà, perfezionamento morale e sostegno reciproco. Ma andiamo avanti. La massoneria fece le sue prime apparizioni in Italia nel corso del XVIII secolo, interessando inizialmente alcune grandi città in cui risiedevano aristocratici stranieri, diplomatici o intellettuali, attratti dai circoli europei. Firenze fu uno dei primissimi centri, grazie all'influenza di diplomatici inglesi come Charles Sackville, che favorirono la creazione di logge aperte a nobili e studiosi. Poco dopo, Napoli assunse un ruolo importante in virtù della vivace vita culturale e della presenza di una corte incline alle novità d'oltralpe. Roma, pur con le cautele dovute alla vicinanza della Santa Sede, iniziò a registrare attività massoniche soprattutto fra stranieri e alti dignitari, mentre a Venezia la grande tradizione mercantile e i contatti con l'estero offrirono terreno fertile allo sviluppo di logge composte da mercanti e viaggiatori. Anche Torino, in quanto capitale del Regno di Sardegna, divenne un punto di aggregazione massonica tra diplomatici e nobili sensibili alle idee illuministiche. Con il passare degli anni, queste prime radici si consolidarono e si diffusero in altre città, contribuendo alla formazione di una rete massonica italiana che, pur tra alti e bassi, legati alle posizioni della Chiesa e delle autorità, riuscì a influenzare culturalmente e politicamente il paese. Anche in Spagna la massoneria ebbe i suoi primi sviluppi nel XVIII secolo, quando si diffusero le idee illuministiche provenienti soprattutto dal Regno Unito e dalla Francia. Fra le prime città a ospitare logge massoniche ci fu Madrid, centro politico e culturale del paese, dove diplomatici e viaggiatori inglesi favorirono l'apertura di logge aperte a nobili e intellettuali spagnoli sensibili alle nuove correnti di pensiero. A Cadice, importante porto commerciale, l'intensa attività marittima e i contatti con l'estero crearono un clima propizio alla nascita di logge frequentate da mercanti, ufficiali di marina e uomini d'affari che introducevano idee liberali.
Anche Barcellona, per la sua vocazione cosmopolita e i suoi collegamenti con la Francia, attirò presto gruppi di massoni che si incontravano in circoli culturali e salotti illuministi. Nelle stesse epoche, seppur in modo più discreto, altre città come Valencia e Siviglia iniziarono a registrare presenze massoniche, spesso legate a funzionari statali o aristocratici, curiosi di sperimentare quei rituali e quelle dottrine che si stavano diffondendo in tutta Europa. Tuttavia, l'instabilità politica e l'ostilità della Chiesa cattolica portarono a fasi alterne di repressione e clandestinità, impedendo alla massoneria spagnola di consolidarsi con la stessa tranquillità di altre nazioni. Nonostante ciò, i semi gettati in queste città rimasero un importante punto di riferimento per la futura espansione delle logge massoniche su tutto il territorio spagnolo. Nel corso della storia, chi voleva accedere alla massoneria seguiva un percorso di iniziazione ben definito, che prevedeva una serie di cerimonie simboliche organizzate, per passare progressivamente da apprendista a compagno fino a maestro. Ognuno di questi passaggi rappresentava un avanzamento nello studio dei simboli, dei rituali e dei valori massonici. Generalmente si poteva diventare massoni solo se presentati da un membro già attivo nella loggia e dopo un'attenta valutazione da parte del gruppo che verificava la serietà delle motivazioni e la propensione personale a perseguire i valori dell'ordine. Tra le varie forme rituali presenti oggi, il rito scozzese antico e accettato è uno dei più diffusi, caratterizzato da un sistema di 33 gradi che, oltre ai primi 3 gradi di base, apprendista, compagno e maestro, si espandono in un percorso di approfondimento progressivo, ricco di riferimenti simbolici e insegnamenti morali. Questo rito si è sviluppato in ambiente francese, risentendo fortemente delle correnti esoteriche del Settecento e della tradizione di logge scozzesi, e punta ad offrire un cammino di perfezionamento individuale che integra studi di filosofia, spiritualità e storia, con l'obiettivo di elevare l'uomo ad un livello più alto di consapevolezza. La cerimonia del rito scozzese antico è accettato, detto antico, perché derivato dall'antica loggia di Erodom di Kilwinning, e accettato, perché accolto dalle varie nazioni del mondo e regolato dalle costituzioni di Federico il Grande di Prussia, è tradizionalmente avvolta da un'aura di simbolismo e misticismo, e benché i dettagli possano variare leggermente da una loggia all'altra, esistono alcuni elementi comuni che ne delineano la struttura. Di norma, il candidato che chiede la missione viene preparato in un'apposita stanza, dove gli si spiegano solo in parte i passaggi che affronterà. Spesso gli vengono bendati gli occhi o richiesto di indossare abiti semplici per simboleggiare l'uguaglianza con gli altri membri e la volontà di abbandonare lo status profano. Prima di entrare nel tempio, cioè la sala dove avviene la cerimonia, il candidato può essere interrogato su principi etici, motivazioni personali e sulla sua visione della vita per verificare la serietà dell'impegno. All'ingresso, la loggia è disposta secondo precisi riferimenti simbolici legati ai pilastri, alle luci e agli oggetti rituali. Questi elementi rappresentano concetti come la forza, la saggezza, la bellezza ed in generale l'aspirazione alla crescita interiore. Il maestro venerabile, cioè la figura che presiede i lavori, dirige la cerimonia con l'aiuto di ufficiali incaricati di compiti specifici, sorvegliante, oratore, segretario e altri. Nel rito scozzese, oltre ai primi 3 gradi, apprendista, compagno e maestro, esistono ulteriori livelli, fino al 33esimo a cui si accede attraverso cerimonie via via più complesse e ricche di allegorie, ciascuna focalizzata su un aspetto specifico della morale, della filosofia e dell'esoterismo massonico. Ogni passaggio è pensato per stimolare il membro a riflettere sulla condizione umana, sulle relazioni con il prossimo e sulla ricerca di un ideale superiore di verità. La progressione nei gradi implica lo studio di testi, la partecipazione alle riunioni di loggia e l'impegno a seguire un codice di condotta etica e fraterna. Nel suo insieme,
Il rito scozzese si propone di unire elementi derivanti dalla tradizione cristiana, da influenze templari e da varie fonti filosofiche del periodo illuministico e romanticista. Il risultato è un percorso simbolico che mira a favorire la comprensione di sé e del mondo, incoraggiando i membri a mettere in pratica, nella vita di ogni giorno, i principi di tolleranza, solidarietà e perfezionamento personale. La massoneria è vista anche come società filantropica e le sue iniziative si basano principalmente su opere di solidarietà, beneficenza e promozione culturale, cercando di tradurre in azioni concrete quei valori di fratellanza, tolleranza e miglioramento personale, tipici della massoneria tradizionale. I membri di questi gruppi, spesso impegnati in attività di volontariato o in progetti a sostegno delle comunità locali, mirano a dare seguito ai principi teorici di carità e progresso sociale, mantenendo allo stesso tempo il consueto riserbo sui rituali. Tuttavia, oltre a questa dimensione molto positiva, esistono anche correnti deviate o irregolari della massoneria, talvolta nate con obiettivi più politici ed economici e meno legati ai valori spirituali e filantropici originari. Alcuni di questi gruppi hanno iniziato a proliferare già tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, quando l'influenza delle logge massoniche sulle istituzioni era divenuta forte in vari paesi e si sono intensificati soprattutto in momenti di crisi o di transizione, sfruttando la reputazione di discrezione e potere associata alla massoneria. Gli scopi di queste correnti deviate possono spaziare dalla semplice ricerca di vantaggi finanziari o politici, fino al tentativo di influenzare governi e centri di potere, in netto contrasto con la vocazione originale di elevazione morale, culturale e spirituale, che dovrebbe caratterizzare la massoneria regolare, riconosciuta a livello internazionale. La massoneria regolare ha avuto un impatto significativo soprattutto in paesi come il Regno Unito, dove le prime logge moderne trovarono una solida base ed un riconoscimento istituzionale, e negli Stati Uniti, in cui i principi massonici di libertà e uguaglianza si intrecciarono con la nascita della nazione, contribuendo ad iniziative filantropiche e a sostegno di comunità locali. Anche la Francia è stata un importante centro di diffusione, soprattutto in epoca illuministica, quando molti intellettuali trovavano nella massoneria uno spazio di dibattito culturale e politico, pur mantenendo una forte dimensione spirituale. In Italia, la massoneria regolare godette di una certa influenza sin dal XVIII secolo, sostenendo in alcuni casi idee riformiste. Tuttavia, fu anche teatro di derive come la Propaganda 2, detta Loggia Pii II, che si distaccò dai principi filantropici per entrare nelle trame del potere politico ed economico. In Spagna, soprattutto durante i momenti di transizione politica, si verificarono fenomeni di confluenza tra logge clandestine e gruppi con obiettivi meno nobili, mentre la massoneria regolare subiva la repressione dei regimi autoritari. In America Latina, logge massoniche regolari furono coinvolte nelle lotte per l'indipendenza, fornendo ai leader rivoluzionari uno spazio organizzativo, ma non mancarono deviazioni in cui l'appartenenza a queste reti veniva sfruttata per interessi di casta o per accrescere il controllo sulle élite locali. Nel complesso, le correnti regolari hanno maggiormente operato nel campo della filantropia, della promozione dell'istruzione e della difesa delle libertà civili, mentre quelle deviate hanno assunto forme di potere parallelo e spesso occulte, mescolandosi alla politica e all'economia in vari contesti, con esiti poco trasparenti o perfino dannosi per la società. La cosiddetta Propaganda 2, comunemente nota come P2, fu una loggia massonica coperta, guidata da Licio Gelli, personaggio centrale della vicenda, e divenne uno dei più grandi scandali della storia repubblicana italiana. Tutto venne alla luce nel marzo 1981, quando la Guardia di Finanza, perquisendo la villa di Gelli, Villa Wanda ad Arezzo, sequestrò documenti che includevano gli elenchi degli affiliati, rivelando un complesso intreccio di rapporti tra politica, forze dell'ordine, magistratura
imprenditoria, giornalismo e istituzioni. Ufficialmente facente parte del Grande Oriente d'Italia, la P2 agiva però al di fuori delle regole massoniche tradizionali, tanto che nel 1976 il Grande Oriente aveva già decretato la sua sospensione. Poi l'espulsione definitiva avvenne dopo lo scoppio dello scandalo. Licio Gelli, detto il Venerabile, fu l'ideatore di un progetto denominato Piano di Rinascita Democratica, con cui mirava ad influenzare in modo sotterraneo e parallelo il funzionamento dello Stato, condizionando nomine, incarichi e strategie politiche. Numerosi i nomi di spicco rinvenuti negli elenchi della P2. Silvio Berlusconi, all'epoca imprenditore televisivo e immobiliare, destinato poi a diventare presidente del Consiglio. Maurizio Costanzo, giornalista e conduttore televisivo. Angelo Rizzoli, editore del celebre gruppo Rizzoli Corriere della Sera. Roberto Calvi, banchiere e presidente del Banco Ambrosiano, morto in circostanze misteriose a Londra. Michele Sindona, finanziere legato anche allo IOR, la Banca Vaticana. Umberto Ortolani, finanziere di fiducia di Gelli. Federico Umberto D'Amato, già funzionario di spicco del Ministero dell'Interno e dei Servizi Segreti. Vito Miceli, ex capo del SID, il Servizio Informazioni Difesa. Il generale Franco Picchiotti della Guardia di Finanza. Il generale Raffaele Giudice, ex comandante della Guardia di Finanza. Fabrizio Cicchitto, futuro deputato e dirigente politico. Pietro Musumeci, ufficiale del SISMI coinvolto in indagini su depistaggi. Franco Di Bella, direttore del Corriere della Sera. Mino Pecorelli, giornalista della testata Osservatore Politico, poi assassinato. Antonio D'Addario, funzionario di alto livello nei servizi di sicurezza. E molti altri, tra cui diversi dirigenti statali e uomini di fiducia, dislocati in posizioni chiave. Il ruolo di ciascuno variava a seconda della sfera di influenza. Molti erano imprenditori o esponenti della finanza, altri giornalisti capaci di orientare l'opinione pubblica, altri ancora ufficiali delle forze armate o dei servizi segreti in grado di indirizzare indagini e promozioni. Gelli agiva da collettore, coordinando contatti e strategie, e prometteva vantaggi reciproci in cambio di lealtà alla loggia. Tra gli obiettivi c'era quello di controllare punti nevralgici della società: informazione, giustizia, economia, apparati militari, politica ed istituzioni, delineando un autentico potere parallelo che, senza presentarsi ufficialmente come partito o movimento, avrebbe potuto indirizzare le scelte di governo. Quando l'elenco degli affiliati fu pubblicato, scoppiò un putiferio mediatico e istituzionale, generando un sentimento di sfiducia verso i meccanismi democratici e interrogativi sull'effettiva autonomia delle istituzioni. La commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2, presieduta dalla deputata Tina Anselmi, fece emergere le ramificazioni di questa rete clandestina ed il Parlamento approvò la legge numero 17 del 25 gennaio 1982, che vietava le associazioni segrete e disponeva lo scioglimento di quelle esistenti. Alcuni dei personaggi coinvolti sostennero di essere stati affiliati soltanto per ragioni di amicizia o convenienza, altri negarono qualsiasi ruolo attivo, altri ancora dichiararono di non aver mai saputo di trovarsi in una loggia così controversa. La P2 fu tuttavia riconosciuta come un esempio eclatante di massoneria deviata, perché, al di là dei rituali massonici, perseguiva interessi politici ed economici esterni alla tradizione spirituale e simbolica della massoneria regolare. Licio Gelli fu più volte inquisito e coinvolto in vicende giudiziarie come il crack del Banco Ambrosiano, mentre la morte di Roberto Calvi, impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra nel 1982, alimentò supposizioni di omicidio legate a segreti condivisi con Gelli e con lo IOR. Alla fine, lo scandalo P2 segnò profondamente la storia d'Italia, rivelando l'esistenza di un potere ombra
e aprendo dibattiti sull'efficacia dei controlli democratici, mettendo sotto i riflettori le pericolose interferenze tra gruppi segreti e la vita delle istituzioni. Benché la loggia sia stata ufficialmente sciolta e molti membri abbiano affrontato inchieste e processi, la memoria della P2 continua ad influenzare il racconto politico italiano, essendo diventata il simbolo di come una struttura clandestina, protetta da un vincolo di riservatezza, possa infiltrare il cuore della democrazia. Le inchieste giudiziarie fecero emergere nomi altisonanti. Alcuni magistrati furono inclusi negli elenchi, senza però subire condanne definitive, mentre sul versante ecclesiastico non emerse alcun prelato formalmente iscritto alla loggia, pur restando sospetti di contatti indiretti con ambienti vaticani legati allo scandalo del Banco Ambrosiano. Ad oggi non si registrano episodi altrettanto rilevanti e documentati, anche se periodicamente riaffiorano teorie o supposizioni secondo cui settori della massoneria deviata continuerebbero ad agire in modo occulto, ereditando in parte i metodi della P2. A differenza di quanto accaduto in Italia e in Spagna, non si è mai verificato un caso altrettanto clamoroso di massoneria deviata, portato alla luce con la stessa evidenza o lo stesso impatto mediatico. Durante il regime di Francisco Franco, la massoneria fu pesantemente perseguitata e costretta all'assoluta clandestinità. Il fransismo vedeva in qualunque loggia un nemico ideologico e di conseguenza non c'era spazio perché si formassero gruppi capaci di esercitare un'influenza così estesa da configurarsi come organizzazione deviata, paragonabile a quella emersa in Italia negli anni precedenti la guerra civile dal 1936 al 1939 e durante la Seconda Repubblica dal 1931 al 1939. Alcune logge ebbero un certo peso politico o intellettuale, coinvolgendo personaggi pubblici e militari simpatizzanti dei valori repubblicani. Tuttavia, con l'avvento della dittatura, la repressione capillare e sistematica contro i massoni, accusati di cospirazione contro il regime, impedì la formazione di reti occulte simili a quelle che sarebbero emerse altrove. Alcuni storici parlano di tentativi isolati, da parte di logge clandestine, di inserirsi in dinamiche di potere o di influenzare determinati settori della società, ma non esiste una documentazione analoga a quella rinvenuta con la P2 in Italia. Solo dopo la morte di Franco nel 1975 e con la transizione democratica, la massoneria in Spagna ha potuto riemergere alla luce del sole, riacquistando una parziale normalità. In quel periodo si è assistito alla creazione o alla riattivazione di logge regolari e non risultano episodi documentati di infiltrazioni devianti paragonabili a quelle italiane o tali da generare turbamenti di grande portata. Pertanto, sebbene durante la transizione democratica alcuni gruppi massonici siano stati accusati di voler influenzare certe scelte politiche o di appoggiare determinate figure, non ci sono prove di un vero e proprio sistema deviato, paragonabile alle deviazioni di altre nazioni. Nel corso degli ultimi decenni si sono occasionalmente diffuse voci o supposizioni di presunte logge coperte o di singoli politici e imprenditori che avrebbero cercato di sfruttare simboli o rituali massonici per finalità puramente economiche o di potere. In America ed in particolare negli Stati Uniti, la massoneria è spesso vista come un'istituzione profondamente radicata nel tessuto sociale, ma non sono mancate derive in cui si è tentato di sfruttare il prestigio delle logge per scopi di arricchimento o di influenza politica. Alcune confraternite, pur richiamandosi a simboli massonici, si sono trasformate in circoli ristretti di potere, lontani dal percorso di elevazione morale ed intellettuale a cui ambiva l'ordine originario. Queste deviazioni restano una minoranza rispetto alla massoneria regolare, eppure rappresentano un fenomeno capace di gettare ombre sull'intero movimento, alimentando sospetti e diffidenze che persistono ancora oggi. Tu conoscevi già questi argomenti? Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti.
E a questo punto ti invito a fare un passo in più. Se vuoi restare aggiornato sui prossimi approfondimenti e non perderti le novità su temi così intriganti, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per ricevere subito ogni nuovo contenuto. Ti ringraziamo. A differenza di quanto accaduto in alcuni paesi, dove la massoneria deviata ha assunto connotati ben definiti, in Gran Bretagna non si è mai verificato uno scandalo di portata paragonabile, almeno non con prove concrete, e nomi altisonanti pubblicamente riconosciuti come appartenenti a logge irregolari. È noto che la massoneria britannica abbia avuto, e continui ad avere, grande influenza, soprattutto attraverso la United Grand Lodge of England, considerata la casa madre della massoneria regolare. Basti pensare che molti reali e figure di spicco ne sono stati membri o ne hanno ricoperto ruoli onorifici, come il Duca di Kent, attuale Gran Maestro. Si tratta però di una massoneria ufficiale, non deviata. Nel corso del tempo sono emerse varie polemiche circa la presenza di massoni nelle istituzioni britanniche, ad esempio tra i giudici o nelle forze di polizia, specialmente a partire dagli anni 70 ed 80. C'è stato il timore che certe logge potessero costituire reti di relazioni influenti, potenzialmente in grado di condizionare concorsi pubblici, sentenze o promozioni. Tuttavia, le inchieste svolte non hanno portato a rivelazioni paragonabili all'affare P2 dell'Italia e non sono emersi elenchi di affiliati segreti, tali da svelare un sistema organizzato di potere clandestino. Sull'influenza di massoni in determinate vicende storiche, invece, qualcuno ha anche ipotizzato una pista massonica dietro i delitti di Jack lo Squartatore o dietro certi scandali bancari. Tuttavia, tali supposizioni non hanno mai trovato un riscontro documentale solido che permetta di parlare di una massoneria deviata britannica. Nei nomi illustri che hanno fatto parte della massoneria troviamo Gioachino Rossini, compositore italiano, celebre per opere liriche come Il Barbier di Siviglia e Guglielmo Tell; Enrico Fermi, fisico italiano, vincitore del premio Nobel, noto per i suoi studi sulla fisica nucleare e per essere una figura di spicco nella scienza mondiale; Gabriele D'Annunzio, poeta, scrittore e drammaturgo italiano, una delle figure più celebri della letteratura italiana e protagonista della vita politica e culturale del primo Novecento; Salvador Dalí, artista e pittore spagnolo, uno dei più importanti esponenti del surrealismo, celebre per opere come La persistenza della memoria; Dante Alighieri, poeta italiano, autore della Divina Commedia, uno dei capolavori della letteratura mondiale e simbolo della cultura italiana; George Washington, primo presidente degli Stati Uniti, considerato uno dei padri fondatori e simbolo della nascita della nazione americana; Wolfgang Amadeus Mozart, compositore austriaco famosissimo per opere come Le nozze di Figaro ed Il flauto magico, influenzato dalla massoneria; Benjamin Franklin, scienziato, inventore e statista americano, uno dei principali artefici della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti; Antonio Machado, il cui nome completo è Antonio Cipriano José María y Francisco de Santa Ana Machado Ruiz, poeta spagnolo, considerato uno dei più grandi rappresentanti della generazione del 98, noto per i suoi versi profondamente filosofici e simbolici; Giovanni Pascoli, poeta italiano tra i più celebri del tardo Ottocento e primo Novecento, noto per la sua poetica legata alla semplicità e all'introspezione; e molti altri. Siamo quasi arrivati alla conclusione di questo viaggio nel mondo della massoneria, ma tanto ancora ci sarebbe da dire. Un'istituzione che nel suo aspetto regolare mette al centro valori come la fratellanza, la ricerca di conoscenza ed il miglioramento individuale. Al tempo stesso, però, abbiamo visto come ne siano esistite, e forse ne esistono ancora, anche forme deviate volte a perseguire interessi personali e giochi di potere. Questi due volti raccontano una storia fatta di ideali elevati da un lato e macchinazioni segrete dall'altro, ma proprio questa complessità
la rende un fenomeno affascinante da studiare e comprendere nella sua totalità. Se volete approfondire ulteriormente questi temi e restare sempre aggiornati, iscrivetevi al canale e ricordate di attivare la campanella delle notifiche, così non perderete neanche un contenuto e potrete continuare con noi questo percorso alla scoperta dei misteri che hanno segnato la storia. A presto, viaggiatori dell'anima!